Il progetto Diverse specie per un solo pianeta, diciamo che in qualche modo comprende l'essenza stessa di questo posto, che è il Santuario Porci Comodi. Siamo alle porte di Milano, che prevede due aspetti, entrambi importantissimi. Uno è l'aspetto della cura, dell'accoglienza, del portare in salvo degli individui strappati alla filiera zootecnica produttiva, e l'altra invece è la parte di formazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per fare in modo che si possa arrivare a un differente modo di vedere gli altri animali, le altre specie che insieme a noi condividono la vita su questo pianeta. Gli obiettivi del progetto sono essenzialmente di cura, di accoglienza di un certo numero di individui che nel momento in cui entrano dal nostro cancello, ognuno di loro diventa ambasciatore della propria specie e può raccontare alle persone che vengono in visita come dovrebbe essere la loro vita, e purtroppo quasi mai è. L'altro obiettivo è tentare di incidere sul territorio circostante e poi, sempre di più, sensibilizzare un numero sempre più elevato di persone che possano sperimentare che ci sia un modo differente di relazionarci con il resto dei viventi e ci sia assolutamente un'urgenza e una necessità di cambiare un modello culturale e un modello di consumo che attualmente considera così distrattamente questi animali come carne. La mia avventura di volontariato qui a Porci Comodi è iniziata in realtà molto per caso, ovvero prima di questa esperienza io non sapevo cosa fossero i santuari di animali liberi e mi sono completamente innamorata, perché al di fuori di un santuario di animali liberi non c'è assolutamente la possibilità di conoscere questi animali, ovvero i cosiddetti animali da reddito, che passano dai maiali alle capre, le pecore e le galline, in un contesto in cui siano liberi di comunque esprimere il loro carattere e semplicemente vivere senza dover essere sfruttati o uccisi. Il Santuario Porci Comodi accoglie 140 maiali, 135 tra capre e pecore, 5 bovini, 6 asini e poni, una sessantina di uccelli da cortile, abbiamo sia piccioni con disabilità e abbiamo galli, galline, papere, abitanti del pollaio. A livello personale sicuramente la mia vita è totalmente cambiata, non riesco più a immaginare la mia vita senza il santuario. Sicuramente ha portato un cambiamento interiore e sicuramente le persone attorno a me sono riusciti comunque a capire meglio chi siano questi animali, vederli in un'ottica diversa. I fondi dell'8 per 1000 dell'Istituto Buddista Italiano Soga Gakkai hanno avuto un impatto dirompente. Diciamo, è grazie a questo importantissimo contributo e a questa collaborazione meravigliosa che noi siamo riusciti a portare a termine delle attività importanti di riqualificazione degli spazi, grazie ai quali abbiamo perfezionato i servizi, l'accoglienza dei nostri ospiti rifugiati, sia per numero e per qualità degli spazi. Abbiamo potuto realizzare un ufficio fondamentale, noi stavamo sotto l'acqua, aver realizzato un'infermeria, aver realizzato una stalla per gli animali grandi, quindi a partire dai maiali, che nel corso della loro vita possono avere malattie gravi, lunghe o anche disabilità. Abbiamo anche realizzato un macchinario che verrà brevettato che ci consente di accudirlo nel modo corretto nonostante la grande mole, e poi delle recinzioni, delle mangiatoie, degli interventi anche per tenere la popolazione di maiali, che qua sono 140, protetti dalla peste suina africana.
Di episodi significativi qui a Porcicomodi ce ne sono stati tanti. C'è Chucky, che è questa pecora disabile perché ha le zampe anteriori storte. C'è stato un episodio qualche mese fa che mi ha molto commosso. È stato un momento in cui ho visto un cambiamento profondo nel suo carattere, perché c'è stato un giorno in cui nella sua stalla ho iniziato a correre insieme a loro e lui, nonostante questo problema motorio, ha iniziato a correre insieme agli altri, trascinandosi un pochino. Però ho visto proprio una luce diversa nei suoi occhi e una voglia di partecipare nonostante questa difficoltà, e lì ho proprio pensato: Chucky, nonostante tu abbia queste zampe un po' storte puoi benissimo correre, certo poi devi stare un pochino più attento, però era un po' come se il mondo si fosse un po' condensato nella stalletta, e ho proprio pensato: se non potrai comunque correre insieme agli altri tutti i giorni quanto vuoi, comunque riusciremo a costruire un microcosmo dentro questa stalletta e anche al di fuori in modo un pochino più controllato, però anche tu puoi avere tutto quello che hanno gli altri.